e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la canotta V che avete già intravisto nelle immagini di copertina. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita di un uncinetto numero 2,5 e del filato Handy di casa Tessiland che in questa occasione lavorerò in doppio. Detto questo direi che possiamo passare al tutorial, ovviamente aggiungiamo marcapunti ago da lana a forbici. Per realizzare questo progetto dobbiamo misurare la nostra circonferenza più ampia e dividere questa misura in due, in modo da avere poi due pannelli. Un pannello lo realizzeremo interamente a maglia alta, quindi è inutile che io vi spieghi come realizzarlo. Prendiamo la nostra metà circonferenza, nel mio caso 40 cm, e andiamo ad alzare un pannello dell'altezza che desideriamo, tutto interamente a maglia alta. Ci troveremo quindi alla fine con un rettangolo di maglia alta. Per la realizzazione del secondo pannello invece andiamo a procedere insieme, sarà appunto il pannello anteriore che avrà una fantasia diversa. Uniamo i due fili e inseriamo l'uncinetto. Come precedentemente detto, dobbiamo realizzare un pannello che sia della metà della nostra circonferenza più ampia, nel mio caso 40, e che rispetti il multiplo di 3. Quindi andremo a realizzare per l'appunto una catenella iniziale che sia multiplo di 3 e che rispetti la lunghezza della nostra circonferenza più ampia. Naturalmente adesso io lavorerò su campione. Terminate le nostre catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta dallo stesso e realizziamo una maglia alta, proseguendo per tutta la prima riga con una maglia alta in ogni catenella. Terminata la prima riga voltiamo il lavoro e realizziamo 3 catenelle o una maglia bassa sull'altra, come io faccio ogni volta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e realizziamo 2 maglie alte chiuse insieme. In questo modo, prima maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, seconda maglia alta e chiudo tutto insieme. Una catenella, filo sull'uncinetto e rientro nello stesso punto, di nuovo, ripetendo l'operazione, quindi altre 2 maglie alte chiuse insieme, maglia alta non chiusa, rientro, maglia alta non chiusa e chiudo tutto insieme, in questo modo, ottenendo di fatto il mio primo, eccolo qui, il mio primo V. Filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base, entro nella terza e ripeto il mio motivetto con 2 maglie alte chiuse insieme, una catenella e altre 2 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto. Eccoci, terminata la nostra riga, dobbiamo alternare una riga di maglia alta e una riga di questi punti V. Vi faccio vedere come realizzare le maglie alte, volto il lavoro, 3 catenelle o una maglia bassa sull'altra e a questo punto andiamo a realizzare una maglia alta nelle 2 maglie alte chiuse insieme, filo sull'uncinetto, una maglia alta al centro del V e una maglia alta nelle altre 2 maglie alte chiuse insieme, naturalmente anche successivamente tra un V e l'altro, nello spazio, in questo modo, e replico maglia alta nelle 2 maglie alte chiuse insieme, maglia alta nello spazio del V, maglia alta nelle maglie alte chiuse insieme. Alterno per l'appunto una riga di maglia alta ad una riga di punti V, così come ve li ho spiegati. Arriviamo a realizzare un pannello che sia largo quanto metà della nostra circonferenza e lungo fino al sottoseno. Vi faccio vedere poi come si procede. Ho realizzato il pannello così come lo avete visto, con i miei punti V alternati a righe di maglia alta. Sono arrivata al sottoseno ed ho realizzato una piccola fascia di maglie alte, quindi una volta arrivati al vostro sottoseno realizziamo una riga di maglie alte
così come vi ho spiegato precedentemente, e poi sopra andiamo avanti con tante righe di maglie alte quante ce ne occorrono a coprire il nostro seno. Essendo io minuta mi servono poche righe, quello poi dipende dalla vostra corporatura. Arrivate alla base del nostro seno, tagliamo il filo e ci inseriamo al centro del nostro pannello, contiamo semplicemente le maglie e in quella centrale ci andiamo ad inserire. Iniziamo a strutturare il nostro V semplicemente partendo con delle diminuzioni. Quindi elimino questa parte e iniziamo con la prima bretellina. Diminuzione, maglie alte. Ci alziamo, torniamo indietro, diminuzione alla fine. Ci alziamo, diminuzione, maglie alte. Ci alziamo, maglie alte, diminuzione. Quindi abbiamo le diminuzioni tutte su un lato in modo da creare la nostra V. Io mi sono fermata misurando di volta in volta il mio top a una larghezza di 18 maglie alte. Ho replicato naturalmente riagganciando poi il filo dall'altro lato, sempre nel punto centrale, per ottenere il mio scollo simmetrico. Una volta fatto questo, ecco qua il famoso pannello, eccolo qui, il nostro famoso pannello rettangolare di maglie alte. Sono andata mettendo i due rovesci tra di loro ad unirli. Vediamo insieme il tipo di cucitura che ho scelto. Conto 18 maglie nel pannello rettangolare e aggancio i due lembi, maglia bassissima, prendo le costine interne di entrambi i pannelli, maglia bassissima e passo alle costine successive, due costine interne, maglia bassissima, quindi semplicemente una cucitura a maglia bassissima fino a completare la mia bretella. Una volta fatto questo dovrò replicare la stessa cucitura, quindi unisco i due pannelli a maglia bassissima, riagganciandomi da un lato e dall'altro sotto lo scalfo della manica. In questo caso andremo poi a stabilire qual è il nostro scalfo. Avendo unito le bretelle potremo anche semplicemente indossare il nostro capo e stabilire dove ci troviamo comodi ad avere lo scalfo. Nel mio caso io già so che uno scalfo perfetto per me si ferma a 17 cm dalla spalla e quindi conto 17, metto un marker e inizio le mie due cuciture, sempre sul rovescio e sempre a maglia bassissima. Completate le nostre cuciture, rivoltiamo il lavoro sul dritto e possiamo ritenere ultimato il nostro progetto. Io mi sono fermata ad un'altezza di 38 cm, rendendo di fatto un vero e proprio top questo progetto. Naturalmente andando ad allungare potete dare la dimensione e l'accezione del progetto che preferite, potrebbe addirittura diventare anche un abito. Io spero di aver fatto cosa gradita e che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi aspetto come sempre nei commenti, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione e come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo tutorial.